Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Qufench Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 4 ottobre 2021. Cos'ha Qufench? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Qufench durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Qufench? Qufench è un farmaco a base del principio attivo trientina cloridrato, appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento del morbo di Wilson e nello specifico prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Qufench può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Qufench 200 mg 100 capsule. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Univar Solutions BV. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: trientina cloridrato. Gruppo terapeutico: farmaci per il trattamento del morbo di Wilson. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Qufench è indicato per il trattamento della malattia di Wilson in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 5 anni intolleranti alla terapia con dipenicillamina. Posologia: la terapia deve essere eseguita solo da medici specialisti con esperienza nella gestione della malattia di Wilson. Posologia: la dose iniziale corrisponde di solito alla dose minima raccomandata e successivamente deve essere adattata in funzione della risposta clinica del paziente, vedere paragrafo 4.4. La dose raccomandata è compresa tra 800 e 1600 mg, da 4 a 8 capsule, al giorno in 2 a 4 dosi divise. Le dosi raccomandate di Qufench sono espresse in mg di trientina base, ossia non in mg del suo sale di cloridrato, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali. Anziani. Le informazioni cliniche attualmente disponibili su Qufench non sono sufficienti per stabilire se esistano differenze di risposta tra i pazienti anziani e quelli più giovani. In generale, la selezione del dosaggio deve essere cauta, partendo dal limite inferiore dell'intervallo di dosaggio consigliato per gli adulti, alla luce della maggiore frequenza di ridotta funzionalità epatica, renale o cardiaca e di patologie concomitanti o terapie con altri farmaci. Insufficienza renale. Esistono informazioni limitate sui pazienti con insufficienza renale. Pertanto la dose raccomandata nei pazienti con insufficienza renale è la stessa prevista per gli adulti. Per precauzioni specifiche, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza epatica. Esistono informazioni limitate sui pazienti con insufficienza epatica. Pertanto, la dose raccomandata nei pazienti con insufficienza epatica è la stessa prevista per gli adulti. Per precauzioni specifiche, vedere paragrafo 4.4. Pazienti che presentano sintomi principalmente epatici. La dose raccomandata nei pazienti che presentano sintomi principalmente epatici è la stessa raccomandata per gli adulti. Si consiglia, comunque, di monitorare i pazienti che presentano sintomi epatici ogni 2-3 settimane dopo l'inizio del trattamento con Qufench. Pazienti che presentano sintomi principalmente neurologici. Le raccomandazioni di dosaggio sono le stesse valide per gli adulti. In ogni caso, l'aumento della titolazione deve essere eseguito con moderazione e ponderatezza e adattato in base alla risposta clinica del paziente, per esempio al peggioramento del tremore, poiché copyright i pazienti potrebbero essere a rischio di deterioramento dello stato neurologico all'inizio del trattamento, vedere paragrafo 4.4. Si consiglia inoltre di monitorare i pazienti che presentano sintomi neurologici ogni 1-2 settimane dopo l'inizio del trattamento con Qufench, fino al raggiungimento delle dose target. Popolazione pediatrica. La dose è più bassa rispetto a quella per gli adulti e dipende dall'età e dal peso corporeo. La dose deve essere adattata in base alla risposta clinica. All'inizio della terapia sono stati utilizzati 400 a 1000 mg, 2-5 capsule, vedere paragrafo 4.4. Bambini di età inferiore a 5 anni. La sicurezza e l'efficacia di Qufench nei bambini di età inferiore a 5 anni non sono state ancora stabilite.
Non vi sono dati disponibili. Modo di somministrazione per uso orale. Le capsule devono essere deglutite intere con acqua. È importante che Kufence venga somministrato a stomaco vuoto, almeno un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo i pasti, e ad almeno un'ora di distanza da altri prodotti medicinali, alimenti o latte, vedere paragrafo 4.5. Controindicazioni: ipersensibilità ai, principio, I, attivo, I, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si consiglia cautela in caso di passaggio di un paziente da un'altra formulazione di trientina, poiché a copyright sono disponibili diversi sali di trientina che potrebbero avere un contenuto in trientina base, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Zinco. Non vi sono dati sufficienti per supportare l'uso concomitante di zinco e trientina. La somministrazione di trientina e zinco non è raccomandata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Kufence durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Kufence durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di trientina in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, dovuta probabilmente a una carenza di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La trientina non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. All'inizio del trattamento possono comparire comunemente nausea e occasionalmente eruzioni cutanee. Sono state segnalate anche duodenite e colite grave. All'inizio del trattamento può verificarsi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati casi occasionali di sovradosaggio trientino. In casi fino a 20 g di base trientina non sono stati riportati effetti avversi apparenti. Un forte sovradosaggio di 40 g di base trientina ha provocato vertigini e vomito autolimitanti senza altre sequele cliniche o significative anomalie biochimiche riportate. In caso di sovradosaggio, è necessario osservare il paziente, eseguire un'analisi biochimica appropriata e somministrare un trattamento sintomatico. Non esiste un antidoto. Il trattamento eccessivo cronico può portare a carenza di rame e anemia sideroblastica reversibile. Il trattamento eccessivo e la rimozione di rame in eccesso possono essere monitorati utilizzando i valori di escrezione di rame nelle urine e di rame non legato alla ceruloplasmina. È necessario un attento monitoraggio per ottimizzare la dose o adattare il trattamento, se necessario, vedere paragrafo 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo, prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo, codice ATC, A16AX12. Meccanismo d'azione. La trientina ha un agente chelante selettivo del, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità delle capsule di trientina negli esseri umani non è ancora stata stabilita. Sulla base di dati preclinici, del meccanismo di assorbimento e dell'elevato effetto first pass, si prevede dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo in base a una serie di studi farmacologici di sicurezza cardiovascolare, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e tossicità per elenco degli eccipienti, contenuto della capsula. Magnesio stearato, silice colloidale anidra, rivestimento della capsula, gelatina, titanio diossido, E171, inchiostro per la stampa, gomma lacca, glicole propilenico, titanio diossido, E171, ferro ossido nero, E172, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.